Minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Manuel desu. Watashi wa Italia jin desu. Kaku no ga suki da. Aoi Taira. Hajimemashite. Kore wa anata ni sasageru video desu. Yoroshiku onegai shimasu. 今何聞いてるか教えていただくことできますか？ちょっとなんか芸能関係とかですか？すいません。厳しいですか？よかったらなんかやってる人ですか？一応音楽アーティストやってて、ちょっとなんか歌ってもらうとか やばいですよね。大丈夫。ちょっとだけ。本当ですか？はい。すいません、お願いします。18度のアルコールと混ぜ、夕立とのワールの隙間で、誘拐校のホームグラウンドで、もう集大を晒すなよ死ぬまで。めっちゃ素敵な声、めっちゃ可愛い声ですね。キューティー、ありがとうございます。今のSì, l'ho fatto. E dopo questa intro molto nihongo, molto giapponese, io vi do il benvenuto in un nuovo video del mio canale Manu Draw Play. Oggi sono felicissimo perché voglio raccontarvi di un episodio che mi è accaduto di recente e che per un periodo mi ha reso la persona più felice di questo mondo. La ragazza che avete appena visto è Aoi Taira, una cantante giapponese con cui ho avuto un po' a che fare. Però, innanzitutto, lei è una cantante giapponese e voi giustamente vi starete dicendo: ma tu ti ascolti musica giapponese? Sì, mi ascolto musica giapponese e vi dico di più, me l'ascolto molto di più rispetto alla musica italiana o americana o quel che è. Facciamo un passo indietro riguardo i miei gusti musicali. Nel mio mondo, il mondo occidentale, oggigiorno va molto di moda la trap. Però io vi dico la verità, a me non è mai piaciuta la trap. Anche da piccolo, da ragazzino, io ho provato ad ascoltare qualche canzone trap, ma non mi è mai piaciuta. Io sono più un tipo semplice, io sono un chill guy. A me piace molto di più il generico pop o al massimo il buon vecchio rap. La musica giapponese in particolare l'ho conosciuta in un periodo molto speciale della mia vita. E voi dovete sapere che io ho cominciato a disegnare molti anni fa, ma quella era una semplice passione, nulla di più. Però da quando ho cominciato a disegnare anime è stato lì che mi sono accorto che il disegno era molto più di un hobby per me ed è probabilmente la mia passione più grande che abbia mai avuto nella mia vita. Tant'è che molte volte io mi ritrovavo sul tavolo della mia cucina a disegnare anche fino alle 2-3 di notte, quindi pensate voi. Di conseguenza, grazie al disegno anime, io mi sono interessato, mi sono incuriosito del mondo giapponese in tutti i suoi aspetti. E esce tutto! È uscito tutto! Partendo per esempio dalla lingua, dai loro modi, usi, costumi, dal loro modo di pensare, la loro filosofia. È stato un periodo molto speciale per me perché mi ha permesso di esplorare una cultura completamente diversa dalla mia, sotto praticamente qualsiasi aspetto, e io sentivo di aver bisogno di questa cosa, perché sentivo che io ero troppo legato alle mie abitudini, a molti aspetti che riguardano la mia vita, come per esempio la religione, il modo di fare, di pensare che io ho ereditato dal mio paese, dal luogo in cui sono cresciuto, dal modo in cui sono cresciuto e dalle persone con cui ho avuto a che fare nella mia vita. E secondo me questa è una cosa molto bella, perché molto spesso noi siamo troppo attaccati alle nostre abitudini. Però delle volte è bello scoprire cose nuove, interessarsi dello sconosciuto. È bello. E questo mi ha fatto capire che nel mondo esistono dei paesi completamente diversi dal mio, con delle persone completamente diverse da me, ma alla fine siamo tutti esseri umani ed è giusto accettare le diversità. Ma alla fine, parlando della musica giapponese, in quel periodo, in una di quelle tante notti in cui ero seduto sul tavolo della mia cucina a disegnare, mi sono interessato, mi sono incuriosito e volevo scoprire qualche canzone giapponese che potesse piacermi. E la primissima artista giapponese che ho conosciuto è stata Soala, con la canzone Koi Hanabi, una normale e classica canzone giapponese. E quindi Soala è stata l'artista che mi ha introdotto nel mondo della musica giapponese, un mondo che mi ha
appassionato fin da subito, anche perché, come vi ho già detto, a me piace molto più il pop e in Giappone va di moda il pop, ma allo stesso tempo, secondo me, i giapponesi fanno il pop in una maniera un po' diversa dalla nostra. Non lo so, il modo in cui cantano, il modo in cui combinano gli strumenti. Mi è sembrata una ventata di aria fresca. Ma alla fine, come ho conosciuto questa Aoi Taira? Beh ragazzi, sembrerà incredibile, ma tutto è partito da un video di Gabby 16-bit. Conoscerete Gabby? Gabby è uno youtuber che seguo da molti anni, fin da quando ero piccolo, e di Gabby mi piacciono molto i gameplay dei giochi di paura, horror. E già qualche anno fa Gabby aveva cominciato a giocare dei videogiochi di una casa di produzione di videogiochi giapponese che si chiama Chillas Art. Una casa di produzione famosissima sia in Giappone ma anche all'estero. E i giochi di Chillas Art, ragazzi, io ve lo dico subito, mi piacciono un casino, non avete idea, perché sono dei giochi innanzitutto che ti immergono completamente nella cultura giapponese, perché sono ambientati in Giappone con la lingua giapponese, e se uno è appassionato di questo mondo, questi giochi sono il top. Ma allo stesso modo sono anche dei giochi abbastanza brevi, si possono finire anche nel giro di 2 ore, ma veramente veramente intensi. E non sono quei classici giochi pieni di jumpscare, ce ne sono però non sono proprio pieni, e puntano molto di più sulla paura, sull'ansia, ecco, ed è una cosa bellissima secondo me. E c'è stato un video specifico di Gabby su un gioco di Chillas Art che si chiama Parasocial, che io considero tra l'altro uno dei giochi più belli di Chillas Art. La protagonista di Parasocial è una ragazza della mia età che di professione fa la VTuber. Sapete, no? Quegli streamer che al posto della videocamera hanno un avatar anime con cui questi streamer modificano la loro voce e non si fanno vedere in faccia, perché alla fine il punto è quello. E alla fine mantengono anche segreta la loro identità. Nel gioco la protagonista comincia piano piano a ricevere dei messaggi anonimi molto inquietanti, sia durante le sue streaming, ma successivamente anche via messaggi sul suo telefono. E questa cosa piano piano si ripercuote anche nella vita reale. Lei comincia ad essere inseguita nei vicoli del Giappone ed è molto creepy come cosa. Alla fine di questo gioco, negli end credit, c'era una canzone. Una canzone, ragazzi, che io vi dico mi aveva sorpreso fin da subito, perché era una canzone che sembrava fatta apposta per il gioco. Una canzone che ti metteva ansia, paura, una canzone bellissima che ci stava benissimo con gli eventi del gioco. Ed è per questo che io mi sono interessato subito e sono andato subito a scoprire chi era l'autrice di questa canzone. La canzone si chiamava Luni e l'autrice era appunto questa Aoi Taira. Inutile dire, ragazzi, che nei giorni successivi io mi sono andato ad ascoltare tutte le altre canzoni di Aoi Taira di fila, pum 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 pum. La cosa che mi è piaciuta di Aoi fin dal primo momento è che lei fa delle canzoni sia in uno stile molto creepy, come vi avevo detto, ma allo stesso tempo fa delle canzoni molto gioiose, classico J-pop, e quindi c'è questa alternanza che io amo, perché secondo me la sua voce ci sta benissimo sia da una parte che nell'altra. E arriviamo recentemente con questa storia con Aoi che vi ho introdotto. Siamo nell'ultimo marzo. Era un periodo in cui volevo un po' cambiare stile di disegno, così. Avevo sempre disegnato stile anime, però in quel periodo volevo un po' cambiare, volevo disegnare un po' più realistico. Così mi è venuta la pazzia. E mi sono detto, a questo punto, se devo disegnare qualcuno, una persona, disegno qualcuno a cui sono affezionato, qualcuno a cui sono anche legato emotivamente. E mi è subito venuto in mente Aoi, perché mi ascoltavo molto spesso le sue canzoni in moltissimi momenti della giornata, sia nei momenti di noia, ma anche nei momenti in cui studiavo, oppure anche quando giocavo a Rocket League mi ascoltavo le musiche di Aoi Taira. E quindi ho detto, ma sì, disegniamola dai. Poi mi sono detto, la taggo anche su Instagram, chissà se succede qualcosa. Aspettate che adesso viene il bello. Una piccola nota su Aoi: lei non è una cantante così famosa come potreste pensare. Su Instagram ha quasi 8000 follower, quindi neanche tanti.
Certo, con la sua collaborazione con Chillax Art lei ha guadagnato un po' di popolarità. Infatti Parasocial non è l'unico gioco di Chillax Art in cui è presente una sua canzone, ce n'è almeno un'altra. La canzone si chiama Elmer ed è presente negli end credit del gioco The Bathhouse. Però questa è stata anche una cosa che mi ha spinto a disegnarla, perché non essendo molto famosa ed essendoci qualcuno che le dedicava un disegno dall'altra parte del mondo, poi neanche dal Giappone ma dall'Italia, ecco, io ero sicuro che le avrebbe fatto piacere. E arriviamo al 20 marzo. La sera di quel giorno io mi ero messo sul tavolo della mia cucina come sempre e avevo iniziato uno sketch di Aoi Taira. Avevo cominciato a disegnarla con la sua musica nelle cuffie, tanto per mettere un po' di atmosfera. Ecco, è stato molto bello. Poi una volta arrivata mezzanotte avevo più o meno finito lo sketch, faccio la foto e la pubblico sulle storie di Instagram e sotto l'avevo anche taggata Aoi Taira. Metto giù il telefono e continuo il disegno perché era uno sketch, dovevo continuarlo. Dopo qualche minuto prendo il telefono e vedo una notifica. Vado nei DM di Instagram, clicco i DM e c'era appunto la notifica di Aoi Taira. E lì ragazzi io sono esploso dalla gioia, voi non avete idea. Mi aveva risposto tipo 2-3 minuti dopo e quindi io mi sono subito sentito in ansia, non vedevo l'ora di vedere che cosa mi aveva detto. Clicco la chat e mi aveva messo la reazione alla storia con gli occhi a cuoricino e mi aveva scritto anche un messaggio che io mi sono scritto e ve lo vado a leggere per voi ragazzi. Mi aveva scritto Jozu des arigato. Jozu des che significa una cosa tipo sei bravissimo, bravo, bravo. E poi accompagnato da un bel arigato, grazie, per chi non lo sapesse. E lì senza parole, un mano senza parole. E subito dopo le ho risposto e molto semplicemente sono contento che ti sia piaciuto il disegno, non appena sarà finito lo pubblicherò sul mio profilo. E subito dopo un bel domo arigato, cioè un grazie mille, anche io l'ho ringraziata perché ero in estasi. E questo è stato il mio primo contatto con Aoi. Inutile dire che questo mi ha dato una motivazione fortissima nel continuare a disegnare e nel farlo nella miglior maniera possibile per lei, perché alla fine in un modo o nell'altro lei aveva fatto parte della mia vita, io continuavo ad ascoltare le sue canzoni, quindi io mi sentivo anche un po' in debito, diciamo. Volevo regalarle qualcosa, come lei aveva regalato qualcosa a me. Poi ragazzi, per 2-3 settimane ho vissuto un po' un inferno, come lo chiamo io, perché io ero talmente eccitato nel finire questo disegno per lei che per molti giorni io sono rimasto sveglio fino alle 2-3 di notte perché volevo finire questo disegno, volevo finire questa Aoi Taira. E la cosa che mi ha dato tanta difficoltà è che io inizialmente avevo fatto quel disegno che avete visto, però nei giorni successivi ne ho fatto anche altri, sia perché volevo esercitarmi col disegno realistico, ma allo stesso tempo perché ero convinto che a lei avrebbe fatto piacere ricevere altri disegni. E quindi il primo aveva 4 ritratti, poi ho fatto il secondo foglio con 2 ritratti e poi ho fatto un terzo foglio con 3 ritratti, per un totale di 4 più 2 più 3 che fa 9 ritratti di Aoi. Sono pazzo! E questo io l'ho fatto sia perché da un lato volevo esercitarmi col disegno realistico, ma dall'altro lato pensavo che le avrebbe fatto piacere ricevere altri disegni e quindi ero contento. Alcuni di questi disegni erano più realistici, invece alcuni erano un po' più stilizzati, un po' più piccolini, fatti in modo meno realistico, ma che comunque ci stavano. Poi io tutti questi disegni li ho combinati un po' in stile collage, tutti quadratini, rettangoli, ecco. Ho fatto una cosa un po' particolare che ci stava. E poi arriviamo al 7 aprile, il giorno fatidico. Il 7 aprile io, dopo molte notti di intensa rottura di dopo molto lavoro, ho finalmente pubblicato il post di Aoi Taira. Prima di pubblicare il post ho fatto tutte le cose necessarie, ho fatto le foto, ho tirato via le tende, ho acceso la luce, ho messo giù i fogli perché io
io ci tengo a fare bene anche le foto Instagram, anche lì cerco di fare del mio meglio e delle volte ci metto anche un'ora a fare le foto, a modificarle e a poi pubblicarle, anche di più. Pubblico i post di Aoi, i 3 disegni, e aspetto la sua risposta, perché io nel mio cuore sentivo che lei mi avrebbe risposto, come aveva già fatto. Passa un'ora, passano 2 ore, passano 3 ore, ero sulla mia cucina, sul tavolo della mia cucina con il computer e arriva una notifica. Aoi Taira ti ha inviato un messaggio. E lì sono esploso dalla gioia. Io ero talmente ansioso, ero talmente contento di questa cosa che io non sono riuscito a leggere il messaggio. Ho aspettato un po', una cosa tipo 15 minuti, ma avevo il sorriso stampato sulla mia faccia perché era una delle cose più belle che mi fossero capitate nella mia vita ed ero contento. Apro il messaggio, prendo la mia mail a post-it. Mi aveva scritto Totemo Steki des, che significa bellissimo, è meraviglioso, e poi accompagnato da un bel arigato, questa volta arigato gozaimasu, che significa grazie mille, non un semplice arigato ma un arigato gozaimasu, accompagnato da 2 belle emoji di facce che piangono. Nei suoi post e nelle nostre conversazioni nei DM lei non aveva mai utilizzato le emoji. Sì, questa sarà un mio film mentale, me ne rendo conto, però lei aveva sempre utilizzato stelle, gatti neri, cose così, ma mai emoji. E io quindi queste 2 facce le ho interpretate come a lei questa cosa è piaciuta un casino. Un'altra soddisfazione che lei mi ha dato è che lei ha ripubblicato il mio post sulle sue storie, quasi subito, con 2 bei cuori neri all'angolo. E lì mi sono quasi emozionato, mi sono quasi messo a piangere. Io ho il profilo professionale lì, come si dice. Io ero solito avere 5.000, 6.000 visualizzazioni del profilo, ma grazie alla sua ripubblicazione del mio post sulla sua storia, molti giapponesi sono venuti a vedere il mio profilo ed è stato fantastico. I disegni ce li ho qui di fianco. Questo è il primo che ho fatto di lei in una foto mentre era nelle strade di Tokyo. Molto molto bello. Poi ragazzi avevo fatto questo qui, che era la sua vecchia foto profilo Instagram, di lei che fa la posa figa. No, faccio schifo. Questo qui è abbastanza semplice, di lei che tiene il microfono con la maschera. E alla fine questo di lei che fa il suo gesto caratteristico. Lei in tante sue foto fa questo gesto qui. Bellino anche quello. Il secondo disegno che avevo fatto è questo qui, partendo da questo, una foto mentre è in macchina. Mi è piaciuto molto come è venuto fuori la sua giacca, la maglia e anche il modo in cui ho fatto le ombre, molto figo. Il secondo disegno che ho fatto è stato questo qui, con i suoi occhiolini asiatici. E poi vi devo dire ragazzi che disegnare i volti asiatici è difficile perché utilizzano i cosmetici, i trucchi, hanno la pelle perfetta, non è facile. Infatti c'è anche il meme che i cinesi, i giapponesi sono tutti uguali, te credo. Invece io per esempio quando disegno dei volti americani, europei, secondo me è molto più facile perché noi abbiamo dei tratti caratteristici più imponenti, tipo il naso, ce l'abbiamo molto grande, sembrano quasi delle bambole da schiacciare. Il terzo foglio con 3 disegni, come vi ho detto. All'inizio ho fatto questo di lei che tiene in mano il microfono, tac. Poi questo qui di lei con la felpa un po' in prospettiva. Le ho fatto gli occhi un po' strabici, però vabbè. E infine lei davanti alla sua pianola per fare musica. Qui ci sono tutti i suoi attrezzi per fare musica, qui che io sono ignorante. Mi piace molto anche la sua espressione, sembra quasi che ti stia guardando e ti sorride, molto bello, un po' come la Mona Lisa. Come vi ho già detto, per fare questi disegni io ci ho messo tanto tempo, ci ho messo una cosa tipo 3 settimane, mi ci sono impegnato tanto, però alla fine ne è valsa la pena, perché la soddisfazione che mi ha dato questa esperienza è infinita proprio.
La cosa che mi ha più emozionato di questa storia con Aoi, questa piccola storia che abbiamo avuto, è che tutto questo è nato grazie alle nostre arti. Lei con la musica ed io con il disegno. Lei con la sua musica, con la sua arte, è come se mi avesse collegato a lei. È come se lei fosse venuta qui in Italia e mi avesse conquistato con le sue canzoni. Ed io, un po' di tempo dopo, le ho dato qualcosa, la mia arte, quella del disegno. E quindi c'è stato questo scambio bellissimo secondo me, ed è proprio questa la cosa bella dell'arte in generale, che sia scultura, ballo, scrittura, disegno, qualsiasi forma d'arte, il fatto che provengono dall'animo umano. Nel momento in cui noi facciamo arte, ci mettiamo del nostro, ci mettiamo il nostro impegno, le nostre emozioni, i nostri pensieri, e molto spesso l'arte può collegare le persone, anche se queste sono molto diverse tra loro, come io e lei. Io provengo dall'Italia e lei dal Giappone, cioè due paesi completamente diversi, però queste nostre due arti ci hanno collegato, e questa cosa mi ha quasi emozionato. Condividere la propria arte è una cosa bellissima secondo me, perché è un modo per esprimere te stesso e ciò che provi dentro di te. Lo ha detto anche lei. Lei dice che fa musica per rendere felici le altre persone, per dare loro supporto nei momenti tristi, nei momenti di malinconia, di difficoltà. E, e lei crea musica proprio per questo, per le altre persone, per aiutare. E anche per lei, perché lei dice che fa musica perché la fa sentire bene. E io provo la stessa cosa con il disegno, con quello che faccio io. Io quando disegno mi sento libero, mi sento bene, e molto spesso io mi emoziono anche quando disegno, perché è un modo per esprimere me stesso, ciò che probabilmente farei fatica a dire alle altre persone, proprio per il mio carattere. E quindi è uno scambio culturale stupendo, bellissimo. Avevo scritto anche un messaggio per Aoi in giapponese. Le avevo scritto che lei è la mia artista giapponese preferita, che le sue canzoni mi piacciono moltissimo e che un giorno spero di andare da lei in Giappone e magari di sentirla cantare dal vivo e di darle questi miei disegni. Sarebbe bello, sarebbe un sogno. Nella nostra chat, invece, come ultimo messaggio le ho inviato un bel cuoricino, un emoji del cuoricino fatto così, più un bel cuore nero. E questa è stata la fine della mia conversazione con Aoi, della mia storia con Aoi. Veramente questa è stata una delle esperienze più belle della mia vita, e non avrei mai pensato che io, con i miei disegni, avessi potuto rendere così felice un'altra persona. Perché è anche questo uno dei miei obiettivi nel momento in cui io creo arte: compiacere le altre persone, renderle felici, se possibile, se c'è la possibilità. E questa volta ci sono riuscito. E niente ragazzi, questa è stata la mia storia con Aoi, sono stato contentissimo di avervi raccontato tutto questo, e mi raccomando, imparate anche voi a disegnare, così conquistate le cantanti giapponesi, le ragazze giapponesi, nel caso in cui vi piacciono. Provateci, imparate anche il giapponese, fate un video in giapponese, fate qualcosa. Dai! Gambatte kudasai! Voglio mandare anche un messaggio in giapponese alla mia cantante preferita, improvvisato questa volta, non come all'inizio che l'ho studiato per mezz'ora. Aoi Taira ski. Aoi Taira, hajimemashite. Anata wa kirei desu. Già ne. Bye bye. Ragazzi, io vi lascio. Spero che vi piaccia anche il nuovo sfondo. Ho cercato di fare un qualche cosa di un pelino più professionale. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Imparate a disegnare. Mi raccomando. Ciao.